Ciao a tutti, questo è il quarto episodio sul viaggio in Giappone dopo 5 anni. In questo video siamo stati a Shinsekai a Osaka. È una zona che è stata considerata poco elegante e trascurata per tanti anni, ma in ultimi anni ha fatto una trasformazione eccellente. È famosa per questa torre che si chiama Tsutenkaku, ma è famosa soprattutto per la sua atmosfera retro. Ho vissuto 4 anni e mezzo a Osaka quando ero molto giovane e venivo ogni tanto a questo quartiere. Non era una zona da venire una ragazzina giovane, ma a me è sempre affascinato questo posto. Mi piaceva anche il suo lato povero e trascurato e mi faceva un po' nostalgia. Zona Shinsekai ha una storia molto curiosa. Nel 1903 c'è stata esposizione nazionale dell'industria a Osaka. Dopo che è finito hanno pensato di costruire una zona che si chiama Shinsekai, vuol dire nuovo mondo, e hanno costruito una torre imitando Tour Eiffel di Parigi e parco di divertimento imitando a posto simile che c'è stato in New York. E fra la torre e diversi punti del parco giochi erano collegati con la funivia fatta da un'azienda italiana che si chiama Ceretti Tanfani. La torre Tsutenkaku e il parco di divertimento hanno inaugurato a 1912. Dicono che Shinsekai di quella epoca ogni giorno è affollato di visitatori quanto Asakusa a Tokyo di oggi. Ma purtroppo per la seconda guerra mondiale al 1943 hanno distrutto la torre Tsutenkaku e penso che hanno distrutto anche il parco di divertimento un periodo simile. E dopo fine della guerra hanno dovuto ricostruire questa zona. Nel 1947 nasce una stradina che si chiama Janjan Yokocho, una stradina che si può trovare ancora gli edifici e i locali degli anni 40. Ora il negozio e l'osteria c'è anche un posto dove si può giocare shogi. C'è anche dove si può fare yumiya, il tiro con l'arco giapponese. Fra Janjan Yokocho e la torre Tsutenkaku in questi ultimi anni hanno costruito tanti edifici nuovi in stile epoca Showa retro. Epoca Showa sarebbe dal 1926 al 1989. Non so esattamente da quando che è trasformato a Shinsekai di adesso, soprattutto in questa zona, con edifici nuovi a tema epoca Showa, lasciando alcuni edifici storici. Mi ha quasi commossa questa sua rinascita, sapendo la storia di Shinsekai che una volta è stata una zona molto bella che ha fatto sognare tantissime persone. Dopo circa 80 anni Shinsekai è ritornato come un posto di divertimento come una volta, dove possono venire in famiglia con i bambini, una coppia, con gli amici. E essendo in stile completamente giapponese questa volta, sono sicura che diventerà un posto che verranno a visitare anche tantissimi stranieri, visto che ci sarà anche l'Expo a Osaka a 2025. Ogni angolo è pittoresco grazie alle insegne vistose e particolari. È stato divertentissimo solo a guardarlo. È ora di pranzo. Shinsekai è famosissimo per i kushikatsu, che sarebbero i spiedini di carne, pesce e verdure.
Ma visto che sono tornata in Giappone dopo 5 anni e sinceramente ho pieno diritto di mangiare tutto quello che voglio, in più il pranzo di giorno prima abbiamo mangiato a Kaiten Sushi che voleva mio marito. Allora era tocca a me a decidere questo pranzo e ho deciso di mangiare a Osho, una catena famosissima di gyoza, ma fanno anche il ramen e tanti altri piatti di origine cinese. Dopo che abbiamo ordinato, io di solito preparo hashioki, sarebbe un poggia bacchette, utilizzando questa carta che copriva le bacchette. La piego in quarto per la lunghezza e fare a metà a lunghezza. La piego a triangolo a 2 estremità, aprire e piegare i triangoli verso all'interno. Eccolo, pronto hashioki. Eccoli, sono arrivati. Intanto 2 namabiru, sarebbe birra cruda. Noi giapponesi amiamo tanto questo namabiru, la birra filtrata ma non pastorizzata. Ha un gusto leggero e rinfrescante e si sposa benissimo soprattutto con quelli che stanno per arrivare al nostro tavolo. Aspettando che arrivino i piatti, mio marito vuole provare anche lui a fare hashioki. Mio marito è un italiano. Quando siamo in Giappone lo vedo tanto straniero e lo sento quasi mio figlio. Ogni cosa che vede, sente, mangia, per lui tutto diverso da Italia e si diverte tantissimo. Siamo insieme da 23 anni, credo che lui è già venuto in Giappone circa per 7 volte. E ormai si sente metà giapponese e anche per lui questo viaggio in Giappone dopo 5 anni è una cosa commovente. Ecco, vi presento hashioki più artistico che abbia mai visto vita mia. Eccoli sono arrivati, anzitutto gyoza che è loro specialità. I ravioli alla griglia che possiamo mangiare al ristorante cinese in Italia hanno la pasta esterna più grossa, invece i ravioli alla griglia giapponese, che si chiama gyoza, ha la pasta esterna molto sottile. Una parte è croccante e un'altra parte è soffice. È talmente buono che potrei mangiare infinitamente. Faceva tanto freddo questo giorno e ho preso miso ramen con tante verdure. Vedete questo aspetto affascinante. Amo a mangiare il ramen ancora di più in una giornata di freddo. Mi sento totalmente coccolata dalla sua bontà e dal fatto che mangiandolo si scaldano tutti gli organi del mio corpo e mi sento più felice del mondo. Abbiamo ordinato anche rebanira, il saltato di fegato di maiale, la erba alina e i germogli di soia. E abbiamo ordinato anche mitico mapo tofu, tofu piccante. Sia rebanira che mapo tofu ho già pubblicato sul mio canale. Se siete curiosi provate a cucinare che metterò il link. Ci siamo goduti al massimo il nostro pranzo e abbiamo pagato circa un po' più di 20 euro. Dopo Shinsekai siamo andati al piccolo giardino giapponese che si chiama Keitaku-en. Non essendo tanto conosciuto, non c'era tanta gente, abbiamo passato il tempo di relax ammirando la natura del giardino e facendo il sketch ognuno di noi. Dopo siamo passati anche al parco di Tennoji. Una volta questo parco era molto trascurato, dove c'erano gli ubriachi della mattina e le gente piuttosto particolari, ma hanno fatto la trasformazione eccellente anche qua ed è diventato un luogo dove una famiglia possono fare il picnic e c'è un posto per far ricorrere i loro cani. C'era anche il gufo bianco bellissimo che guardava i cani che correvano.
Adesso andiamo verso stazione di Tennoji per tornare all'appartamento. Vicino alla stazione abbiamo trovato questo passaggio pedonale ponte sulla strada a 360 gradi. Abbiamo fatto più di 15.000 passi, non vedevamo l'ora di tornare all'appartamento, passando al supermercato, facendo la spesa. Durante tutto il viaggio in Giappone non ho quasi potuto filmare all'interno del supermercato perché c'erano sempre tanta gente, ma ho fatto queste foto per farvi vedere che vendono anche i guarnizioni per fare il ramen, le uova semicrudo marinate, le fette di chashu e la memma e tante confezioni di ramen istantanea con i noodles freschi o solamente i noodles freschi o una zuppa per il ramen concentrato da allungare. Quanto mi piace andare in supermercato in Giappone, ma mio marito si diverte ancora di più di me. Sembra un bambino finito in un negozio pieno di giocattoli. Stasera mangiamo appartamento a Osaka. Questa basta scaldare nella pentola, oden. Poi c'è l'offerta di nigiri sushi, bellissimi, kimchi. Ancora facciamo 3 notti in questo appartamento, quindi si anche avanza. Questo è sashimi di ricciola, gelatini, salamoia di melanzane citrioli. Questi sono radici amari con carote saltati. Questo è zugombro in saoro. Questo si chiama mozuku, una specie di alghe, sì, alghe sotto aceto. Verdure in salamoia e insalata di patate. Bello di appartamento è che possiamo mangiare in una stanza la sera. Durante il viaggio il pranzo mangiamo sempre fuori ed è anche una cosa molto piacevole, ma anche per la stanchezza dopo lunga camminata torniamo molto volentieri all'appartamento e facciamo la bella vasca, dopodiché mangiamo delle cose sfiziose in pigiama. Adesso, utilizzando gli attrezzi che ho trovato in un appartamento, sto scaldando oden. Ecco, la nostra bellissima cena è pronta. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto questo video fatemi sapere cliccando mi piace e scrivendomi un commento. Allora ci vediamo presto con il prossimo video sul viaggio in Giappone dopo 5 anni. Ciao a tutti!